Vi siete mai trovati davanti ad uno sfondo piatto, con una luce perfetta, ma con l'immagine che manca di carattere? Quel momento in cui la scena non ha per niente tridimensionalità e voi sentite che qualcosa manca, ma non sapete esattamente cosa. Ecco, quello è il momento in cui un gobo può diventare il vostro strumento segreto. Usare un gobo è un modo semplice per creare atmosfera, profondità e carattere visivo in pochi secondi, trasformando uno shooting piatto in un progetto visivamente ricco e coinvolgente. Per chi non lo conoscesse, il gobo è questo piccolo accessorio che si monta davanti alla luce e vi permette di proiettare motivi, texture, ombre o effetti scenografici direttamente sul vostro set, trasformando subito l'atmosfera della scena. Ora immaginate di prendere la vostra luce principale e, al posto di illuminare semplicemente il set in modo uniforme, proiettarci sopra un pattern di foglie, oppure l'ombra di una finestra, o persino un motivo geometrico. Tutto questo creando profondità, separazione dal soggetto e atmosfera senza aggiungere oggetti fisici o costruire set giganteschi. Ecco dove entrano in gioco due strumenti che adoro usare: l'Unbitful AL300 Pro, che è questo che vedete qui dietro di me, e la L20 Mini, che invece è questo qui. Partiamo dal modello più grande, la L300 Pro. È uno spotlight professionale con attacco Bowens, quindi potete montarlo sulle vostre luci Cobb o sui flash Bowens standard per ottenere una proiezione intensissima e controllata. La sua lente da 36 gradi aumenta la luminosità fino a circa 7,5 volte rispetto alla sorgente standard, permettendo di ottenere pattern super definiti e atmosferici anche su sfondi grandi. Nel kit trovate praticamente tutto quello che vi serve per iniziare a sperimentare subito. C'è un telaio magnetico che vi permette di inserire la forma desiderata, e poi ci sono 20 gobo metallici già pronti da cui scegliere, con una varietà di pattern talmente ampia che è difficile veramente non trovare quello giusto, ma se volete comunque potete sempre acquistare motivi aggiuntivi. E poi ci sono le gelatine colorate, utili per dare ancora più carattere alla scena e perfette se lavorate con flash o luci LED che non sono RGB. Infine trovate queste shutter blades, ovvero delle lamine otturatrici che vi permettono di tagliare la luce creando forme geometriche perfette, piccole fessure, linee nette, cornici di luce intorno al soggetto, tutto ciò che vi serve insomma per modellare l'illuminazione esattamente come volete. Con questi accessori potete giocare in tantissimi modi: creare pattern complessi, separare il soggetto dallo sfondo, aggiungere profondità o semplicemente dare quel tocco scenografico che trasforma un set piatto in qualcosa di unico e creativo. Ora immaginate di fare un ritratto e contemporaneamente far filtrare la luce come se fosse una finestra al tramonto, oppure combinare pattern geometrici con luci RGB per un look decisamente più futuristico. Queste proiezioni non si limitano ad abbellire lo sfondo, possono separare visivamente il soggetto dal fondale, aumentare tridimensionalità e valore visivo del ritratto, rendendo il tutto molto più cinematografico. Dall'altra parte abbiamo la L20 Mini, che è un vero e proprio spotlight ottico compatto pensato per chi lavora in spazi più piccoli o vuole portare con sé qualcosa di leggero e versatile. Pesa pochissimo ed è progettato in alluminio robusto. Ha un telaio magnetico per 2 gobo. Vedete? Così potete alternare pattern e combinare motivi direttamente mentre lavorate, senza strumenti aggiuntivi. E con l'anello di regolazione della messa a fuoco avete il controllo totale sul bordo della proiezione. Potete scegliere che il pattern sia nitido e definito oppure morbido e sfumato, a seconda del vostro stile visivo. Per chi mi segue da un bel po' ricorderà che in vecchi tutorial avevo utilizzato proprio un gobo per proiettare una finestra dietro di me e creare un set che fosse meno piatto. E anche nel mio nuovo set sto sperimentando, come vedete da questa lamina di luce qui dietro. Fatemi sapere se vi piace. E non finisce qui comunque. Il bello dei gobo è che potete usarli con fumo o con LEDs e vedrete i raggi di luce diventare visibili nell'aria, creando quell'effetto mistico o da cinema che tutti noi amiamo. Oppure potete provare qualche pattern geometrico con una luce RGB colorata e vi ritrovate subito in un set cyberpunk, completamente diverso dall'effetto che avevate provato qualche secondo prima. Un altro trucco che uso spesso poi è quello di proiettare il motivo dietro al soggetto
oggetto, così ottengo silhouette o cornici di luce attorno al viso, dando ancora più definizione e stile allo scatto. E sì, la scelta del pattern ovviamente è fondamentale. Con il doppio sistema magnetico della L20 Mini potete cambiare in un istante, sperimentando sul momento due look diversi senza dover toccare nulla. Insomma, il Gobo per me è uno strumento creativo indispensabile che apre davvero nuove possibilità visive sia a fotografi che a videomaker. Aumenta la tridimensionalità delle immagini, vi permette di raccontare storie con la luce, di muovere l'occhio dello spettatore e dare valore professionale a qualsiasi scena, anche se è semplice o minimalista di base. Vi lascio i link dei due Gobo qui sotto al video, ma ora tocca a voi. Prima di tutto, vi sono piaciuti gli esempi che vi ho portato? E poi, avete mai usato questi pattern nei vostri lavori? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, sono curiosa. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per altri contenuti utili sulla luce, la creatività e il workflow generale di noi fotografi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!